In questa lezione andremo alla scoperta delle varie secessioni in Europa e dell'Art Nouveau. È uno stile nuovo e in Europa praticamente tra gli anni 80 dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si diffonde un movimento che ha caratteri particolari. Si parla del terzo stile in ambito internazionale, dopo il primo che è il gotico, il secondo che è il barocco, arriviamo appunto al Liberté, Art Nouveau, che prende il nome per esempio in Francia di Art Nouveau, arte nuova, in Francia e in Belgio, mentre secessione in Austria, in Bavaria e anche a Praga, Jugendstil, l'arte giovane in Germania, modernismo in Spagna, Liberty o stile floreale in Italia. Notate gli aggettivi nuovo, giovane, moderno, e fanno tutti riferimento a un'idea appunto di libertà. Tutte, queste definizioni hanno in comune una rottura praticamente con il passato. È uno stile che diventa sempre basato sempre più sulla decorazione, sull'uso di materiali ricercati e coinvolgerà, vedremo, non solo le arti figurative, ma anche l'architettura, l'arredamento, il disegno, proprio le arti decorative in genere. È lo stile per eccellenza della nuova borghesia urbana e testimonia praticamente il mito della modernità, del progresso, che caratterizza il periodo che abbiamo definito appunto la bella epoca, la belle époque, un periodo di pace, vedremo, e di prosperità. È un periodo in cui avvengono anche le secessioni. Se voi guardate la rivista, per esempio, di Primavera Sacra, la rivista della secessione viennese, vi accorgerete che c'è nella copertina del primo numero del gennaio del 1898, c'è precisamente una pianta che non riesce a essere più contenuta con le sue radici in un vaso, proprio a significare che queste giovani leve di artisti non sono più disposte a stare entro i limiti imposti dall'Accademia, basata sul chiaroscuro, il disegno, la prospettiva e tutto quello che sapete, e rivendicano ad ogni tempo la sua arte, all'arte la sua libertà. Pensate che la Domenica del Corriere, proprio del 7 gennaio del 1900, apre all'insegna del progresso, della volontà di rinnovamento. Pensate, ci sono nella prima pagina, ci sono 3 donne che hanno rispettivamente una cornucopia che è simbolo di abbondanza, una donna al centro che eleva in alto un ramoscello d'olivo simbolo di pace e un'altra donna che tiene in mano una pila voltaica, proprio a significare il progresso. E allora consideriamo appunto quali sono questi elementi particolari, no? Di questo periodo di fine secolo che si va verso una nuova era e verso una modernità. Che cosa si verifica infatti in Europa dal 1840 alla Prima Guerra Mondiale? Considerate dal 1840, per fare un ripasso, alla Prima Guerra Mondiale si verifica proprio quella che è stata la seconda rivoluzione industriale, che porta sviluppo e conquiste anche coloniali. E quali conseguenze avvengono per esempio in città? Ci sarà uno sviluppo dell'inurbamento, lo spostamento praticamente di massa dei contadini dalla campagna alla città, e nasce quindi in questo periodo la società di massa, la popolazione aumenta e è necessario appunto organizzare nuovi spazi. E qual è appunto il movimento artistico che nasce proprio all'inizio del Novecento? Nasce appunto quest'arte nuova, che ha le caratteristiche che qui vi elenco. È uno stile ornamentale, ricordatevi che utilizza sempre una linea dinamica, riproduce oggetti naturali e tra l'altro nascerà in questo periodo anche il concetto di design. Utilizza come materiali nuovi per esempio anche il ferro e il vetro, lo vedremo per esempio nelle metropolitane di Parigi o in altre parti d'Europa, e viene coniugata la funzionalità alla decorazione. Guardate per esempio l'ingresso di una nuova stazione metropolitana oppure di Victor Horta, l'Hotel Tassel di Bruxelles, dove si vede una scalinata con una ringhiera floreale. Queste forme si ispirano appunto alla natura. L'Art Nouveau e anche la secessione si ispirano alle forme della natura come piante, fiori, animali, o per esempio anche il movimento delle onde, del vento, che vengono tutti schematizzati e ripetuti in maniera decorativa. Diventano spunto proprio per disegnare elementi architettonici.
Vedremo porte, finestre, maniglie, cornici, ma anche abiti e gioielli, perché l'arte arriverà a 360 gradi. Si utilizza in modo ricorrente la linea, che è sempre avvolgente, è sempre sinuosa, è sempre curva. Si creano delle composizioni che sono libere, non rigide dalle regole di simmetria, anzi si va su una visione che è sempre asimmetrica, il famoso colpo di frusta, no? Questo motivo decorativo molto sinuoso. Il colore, pensate, inizia a essere esteso a tinte piatte, l'avevamo già visto, no? Anche con Gauguin, colori vivaci, mostrandoci praticamente l'inclinazione adesso per gli artisti di andare verso un'irrealtà, verso una fantasia. E però, nonostante diciamo tutte queste opere abbiano una ricchezza ornamentale, le strutture e le forme che vengono realizzate hanno una stretta coerenza tra loro, sperimentano anche nuovi materiali come il cemento, il ferro e avranno grande fortuna tutte le arti applicate, perché alla fine dell'Ottocento la produzione industriale aveva portato a una riduzione dei prezzi dei prodotti e la loro diffusione era avvenuta diciamo anche in classi sociali che fino allora non avevano potuto prima permettersi. Gli artisti dell'Art Nouveau vogliono comunque migliorare la qualità degli oggetti di uso sia industriali sia artigianali. I migliori risultati li possiamo vedere sicuramente nelle arti applicate, nei mobili, nelle carte d'apparati, nei gioielli, nei vetri, negli abiti, nelle ceramiche. Praticamente il nuovo gusto uscirà proprio dai limiti della grande arte, se pensiamo a tutta la pittura, scultura e architettura, per entrare davvero in tutti gli ambienti della vita quotidiana. Si anticipa al design, per esempio con delle poltrone, delle sedie oppure gioielli, testimoniano proprio una produzione altamente raffinata e non dimentichiamo i manifesti, la pubblicità, che diventano un mezzo di diffusione proprio dell'arte liberty. Pensiamo per esempio al Palazzo della Secessione, no? A Vienna, Olbrich che fa il padiglione della Secessione viennese, dove in alto c'è scritto proprio la formula: ad ogni tempo la sua arte, all'arte la sua libertà. A Vienna proprio nel 1896, pensate, un gruppo di 19 artisti proclama la separazione dell'Accademia di Belle Arti, nasce proprio il movimento della Secessione. E loro perseguono proprio l'idea di questa arte totale, capace di superare la divisione che c'era finora stata tra le arti maggiori e le arti minori, nel nome proprio di una fusione delle arti. E quindi si confronteranno pittori, scultori, architetti, decoratori, letterati, musicisti insieme. Pensate che la sede proprio di questo movimento è il padiglione della Secessione viennese, progettato da Olbrich, allievo di Otto Wagner. L'edificio evidenzia proprio già i caratteri dell'architettura della Secessione. Ci sono un rigore dei volumi, delle superfici, nel segno però di un linguaggio classico. Tra gli artisti più importanti qui abbiamo Klimt, che è l'artista più apprezzato dall'alta società viennese e è proprio tra i fondatori del movimento, e lui realizza delle pitture pubbliche che sono ricche anche di simboli, di atmosfere irreali. E lui, pensate, era venuto anche in Italia e si era formato studiando le opere del Rinascimento italiano, ma predilige anche tutta quella che è l'arte bizantina. Era venuto a Ravenna e era rimasto praticamente affascinato da tutti i mosaici. Klimt, nelle sue figure, nei suoi sfondi, trovate sempre un motivo che è privo di spazialità e quindi fa sempre queste scenari luminosi, diciamo, questi sfondi anche luminosi, colori che sono anche irreali, risaltano, se pensate, ancora di più messi in relazione all'uso dell'oro, e quindi lui cercherà di annullare tutto il volume delle figure che diventano bidimensionali, dando le sembianze quasi di figure astratte.
Pensate a opere facendo un confronto, per esempio, con l'impressionismo. Un'opera come può essere il Bal à bon cheval di Renoir, vediamo che ci sono figure che si muovono con naturalezza in uno spazio che è in realtà realistico, anche se è rappresentato in maniera veloce, con pennellate veloci, catturando l'impressione di un momento, però notiamo sicuramente il movimento, la forza dei colori che caratterizza queste figure e gli effetti di luce, che sono comunque gli effetti di un mondo reale che gli impressionisti colgono anche facendo studi en plein air. Arriviamo poi dall'impressionismo alla secessione. Guardate l'opera di Klimt in cui si vede il bacio. Qui vedete che il fondo questa volta è diventato non il fondo naturale, il paesaggio naturale, ma è diventato un fondo oro. Protagonista proprio l'oro degli artisti della secessione, che annulla lo spazio reale e appiattisce le forme. Queste, vedete, figure sono sempre inserite in uno spazio verticale e la composizione questa volta però è perfettamente quadrata. E che cosa vedete? I corpi degli amanti sembrano quasi scomparire sotto gli abiti e gli abiti sono rigorosamente anche questi geometrizzati. Non so se riuscite a vedere, l'uomo ha queste tessere nere e bianche, mentre la donna ha queste forme più morbide, questi fiori, no? Le linee curve anche della donna. Pensate, gli elementi più naturalistici, comunque legati a un effetto vero, sono solo negli incarnati, nelle mani comunque vedete dell'uomo che abbraccia la donna oppure nei piedi e quest'opera esprime tutta l'eleganza di questo stile secessionista e dell'Art Nouveau in genere, dove dominano, lo vedete benissimo, dei motivi decorativi, rettangoli, piccoli cerchi, colori sono vibranti, triangoli, motivi del fiore stilizzato, sono tutti effetti importantissimi. E Gustav Klimt è praticamente il rappresentante di un mondo della secessione, un modo nuovo di concepire l'arte, totalmente nuovo appunto, e che sarà conosciuto poi in Europa come Art Nouveau, dal francese Arte Nuova, no? Mentre in Austria abbiamo visto sarà chiamata secessione viennese. E questa novità del suo stile in cosa consiste? Di essere applicato a ogni forma di produzione artistica, questa linea curva, questa bidimensionalità. E per esempio prendiamo per esempio un'altra opera di Klimt come L'albero della vita, ideato come pannello decorativo per una sala da pranzo del Palazzo Stocklet a Bruxelles. È raffinato, elegante, bidimensionale, basato sulla linea curva, sulla spirale, e non c'è anche qui nessun realismo, nell'albero centrale neppure nelle figure. È un'immagine, diciamo, che racchiude significati universali comunque di amore, di rinascita, di energia, in questo stile elegante e prezioso che ci porta a ammirare veramente il senso del piacere anche estetico di quest'opera, no? A sinistra trovate poi una donna che simboleggia l'attesa, mentre a destra vedete una coppia nel momento proprio di un abbraccio. L'abbraccio che abbiamo visto anche nell'opera Il bacio, no? Uno dei quadri più conosciuti al mondo, è uno proprio dei capolavori in cui questi due amanti sono, vedete, strettamente abbracciati, simili a quelli dell'albero della vita, e sono posti in un prato fiorito. L'uomo, vedete, proprio si china a abbracciare, a baciare questa donna, mentre lei, guardate il volto, è completamente abbandonato alla presa di quest'uomo che lei penso ritenga sicura. E questa aureola luminosa che avvolge anche la coppia, è un'aureola dorata, come lo sfondo e l'abbigliamento degli amanti, deriva proprio dall'influenza che vi ho detto della pittura dei mosaici bizantini che Klimt aveva osservato proprio a Ravenna nell'anno 1903. E da quei mosaici lui prenderà l'idea di bidimensionalità delle figure, dello spazio, dei motivi decorativi che abbiamo appunto visto. Cosa avviene per esempio in Spagna, dove c'è un'arte legata a un artista straordinario che è
Antonio Gaudí. La natura anche per lui diventa un motivo di ispirazione. Il modernismo è lo stile così chiamato, no? Che si diffonde in Catalogna. In particolare, se visitate Barcellona, vi accorgerete che è una città veramente interessata all'epoca da un grande progresso, una industrializzazione, a cavallo proprio tra i secoli che abbiamo detto, XIX e XX secolo. E l'architetto Gaudí è proprio l'esponente massimo del modernismo. Egli prende spunto anche dalla tradizione islamica, dalla cultura islamica, dall'architettura gotica, per esempio per il verticalismo, ma anche dal manierismo rinascimentale. Ma soprattutto egli si lascia guidare dallo studio delle forme della natura. Considerate che le sue architetture sembrano davvero delle grandi sculture ricche di decorazioni e dove ci sono anche significati simbolici importanti. Guardate per esempio alcune sue opere, come la Casa Batlló. A Barcellona Gaudí realizza questi edifici in cui gli elementi decorativi si integrano alla struttura. Questa casa, che è stata realizzata dal 1904 al 1906, Gaudí in questa casa cerca di alterare con dissimmetrie la facciata tradizionale, che è scandita di solito dalla composizione regolare delle finestre. E qui lui che cosa fa? Dispone le finestre, la superficie in un tessuto che diventa organico. I motivi vengono texturizzati e le venature ricordano quelle del mondo vegetale. Attraverso l'uso proprio di questi mosaici policromi e queste forme che vedremo sono sinuose, no? Forme organiche, i particolari per esempio della balconata che ricordano l'impianto osseo per esempio di un dinosauro, oppure pensate alle tegole. La superficie del tetto è rivestita non da normali tegole come siamo abituati, no? Ma da elementi in ceramica che ricordano proprio per esempio le squame di un pesce. Il camino poi sembra conficcato nel corpo dell'edificio come l'elsa invece di una spada. I comignoli, anche questi sono strutture particolari, sono delle sculture potrei dire luminose e li riveste di piastrelle smaltate come nella tradizione araba. È veramente un gioiello particolare. Ma che dire della Sagrada Famiglia? La Sagrada Famiglia è veramente il suo capolavoro, è il tempio espiatorio dedicato alla Sacra Famiglia a Barcellona. È costruito a partire dal 1882 e lui vi lavorerà fino alla morte, avvenuta nel 1926, tra l'altro in circostanze particolari perché morirà investito. Però per questo vi rimando altre curiosità mie di storia dell'arte. La chiesa presenta una pianta molto complessa, ricca di simbolismi religiosi e pensate, dentro sembra di essere in una selva di pilastri di forma elicoidale. All'altezza delle navate laterali i pilastri, pensate, si ramificano in 5 elementi che salgono verso l'alto fino al triforio. Gaudí in origine aveva previsto 3 facciate, ma solo la facciata orientale, quella con il tema della natività, è stata terminata sotto la sua direzione. E sapete che cosa diceva Gaudí? Diceva che la retta è la linea degli uomini e la curva è la linea di Dio. E praticamente questa è una sua teoria che lui applica proprio nella costruzione della Sagrada Famiglia e le principali fonti di ispirazione sono sicuramente le cattedrali gotiche e le forme naturali. Perché per esempio Gaudí fa queste forme così verticali? Perché per lui la verticalità della cattedrale gotica rappresenta l'eternità. All'esterno le pareti sono popolate da tantissime creature, ci sono salamandre, ci sono lucertole, draghi, serpenti che circondano anche scene evangeliche e episodi biblici. Nella Sagrada Famiglia Gaudí sperimenta combinazioni strutturali e decorative praticamente inedite e se voi la visitate ci trasmette veramente una carica simbolica e spirituale enorme. E la costruzione della chiesa ancora oggi può proseguire solo grazie alle offerte dei fedeli. Questo è un motivo per cui anche la cattedrale è ancora attualmente incompiuta, anche se è stata consacrata nel 2000
10. E sapete cosa dice Gaudì? Dice: volete sapere dove ho trovato la mia ispirazione? In un albero. L'albero sostiene i grossi rami, questi rami più piccoli e i rametti sostengono le foglie e ogni singola parte cresce armoniosa, magnifica. Pensate, con queste parole Gaudì ci racconta come costruisce le sue architetture, che sembrano proprio la descrizione esatta per la struttura della Sagrada Famiglia. Pensate che lui ci ha lavorato a quest'opera per 42 anni fino alla morte, è ancora appunto in costruzione. All'interno la luce filtra da più direzioni, dal centro delle volte attraverso appositi fori che riescono a catturare la luce esterna attraverso grandi vetrate. La colorazione è rossa a ovest e blu a est, passando attraverso l'arancione, il giallo, il verde, in modo che i fedeli sono circondati da un vero arcobaleno. Il risultato è veramente un luogo di straordinaria spiritualità. E in Italia che cosa avviene? A Torino ci sarà l'esposizione d'arte decorativa moderna nel 1902 e la presentazione ufficiale dell'Art Nouveau in Italia. È la prima esposizione praticamente internazionale d'arte decorativa moderna che si tiene appunto nel 1902. E la novità in cosa consiste? Nell'unire l'utile al bello. Le arti decorative infatti si applicano nell'oggetto della vita quotidiana, nel disegno degli edifici, nelle decorazioni di interni ed esterni. Per esempio a Palermo troviamo il villino Florio. A Palermo praticamente le caratteristiche dell'Arte Nouveau si manifestano grazie all'architetto Ernesto Basile. Egli costruisce questo villino tra il 1899 e il 1901 e l'edificio è uno dei più riusciti esempi del Liberty italiano. La distribuzione degli ambienti interni sottolinea la funzione di svago di questo edificio. Elabora Basile un progetto unitario che mostra l'organicità degli interni e degli esterni. L'insieme celebra praticamente lo stato sociale della famiglia Florio. E che possiamo dire poi? Qui nel Mugello abbiamo grandi artisti come Galileo Chini, Tito Chini, che vedremo però Tito è più legato all'Art déco. E l'Art Nouveau, rifacendo un ripasso generale, in quale ambito trova la sua massima espressione? Sicuramente nelle arti applicate. Le caratteristiche, ve le ripeto ancora una volta, sono l'esaltazione della linea elegante, l'uso di materiali diversi, la rappresentazione bidimensionale che deriva anche dalla cultura giapponese, no? Pensate a tutte le stampe giapponesi che erano arrivate anche in Europa. Il gusto estetico è di derivazione sicuramente da art and craft. Quindi è uno stile, per ricapitolare, che si sviluppa in Europa alla fine dell'Ottocento. Verrà chiamato Liberty in Italia, Secessione in Austria e Modernismo in Spagna, caratterizzato da bidimensionalità e decorativismo. Cerchiamo di capire adesso quali sono le differenze tra l'Art Nouveau e l'Art déco, che sono praticamente due movimenti artistici legati anche al design, ma distinti, appartenenti a periodi vedremo diversi, con caratteristiche e ispirazioni peculiari. Il periodo storico. L'Art Nouveau si sviluppa tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, circa 1890-1910. Considerate nel 1905 è già in declino in tutta Europa il Liberty. L'Art déco si forma invece negli anni 20 e 30 del XX secolo e raggiunge l'apice proprio con l'Esposizione internazionale di Parigi del 1925. Tanti pensano che il déco sia la naturale prosecuzione del Liberty. In realtà, secondo me, ne segna proprio l'antitesi, perché l'ispirazione e le influenze sono completamente diverse. Abbiamo visto che l'Art Nouveau prende ispirazione dalla natura, piante, fiori, animali e da forme organiche e poi è influenzata anche dal simbolismo, dalle arti orientali, dalle stampe giapponesi e si collega al movimento di arte e mestieri, art and craft, cercando di unire arte e artigianato. L'arte déco invece è influenzata dalla modernità, dall'industrializzazione, dalle scoperte tecnologiche e si ispira a forme geometriche, a linee pulite, a elementi decorativi che diventano sempre più stilizzati e prende spunto praticamente invece dall'antichità, dall'Egitto, la Mesopotamia, dalle culture esotiche, ma reinterpretate tutte con una chiave moderna.
moderna. E qual è lo stile che prediligono? Mentre nell'Arte Nouveau predilige una linea curva, sinuosa, ondulata, il famoso colpo di frusta che abbiamo detto, e motivi naturalistici in un'estetica elegante, molto delicata, con materiali anche comunque pregiati come il vetro, la ceramica. L'Arte Déco invece si basa su linee geometriche e simmetriche, motivi per esempio a zigzag, cerchi e triangoli, un'estetica potrei dire più austera ma ricca di lusso e opulenza. E i materiali questa volta ci sono anche l'acciaio, il cemento, e sono combinati tutti questi materiali con elementi decorativi come il lacca, come oro. E le applicazioni, l'Art Nouveau l'abbiamo vista applicata in architettura, nei gioielli, nella grafica, nell'arredamento e diffusa in generale nelle arti decorative e nelle abitazioni private, mentre l'Art Déco diventa un'architettura molto più monumentale. Il design industriale, la moda, il cinema è associata ancora di più al lusso, ai grandi hotel, ai transatlantici, agli interni moderni. E l'atmosfera e la finalità di questi due movimenti. L'Art Nouveau ha una finalità romantica, potrei dire anche idealista, legata all'estetica, no? Alla natura, alla spiritualità, mentre l'Art Déco è più pragmatica, no? Legata al progresso, alla velocità, al lusso e in sintesi. Mentre l'Art Nouveau celebra la natura, la bellezza organica, l'Art Déco rappresenta l'epoca moderna con un approccio razionale e geometrico. E vi aspetto allora per la prossima lezione. Questa volta inizieremo le avanguardie artistiche. Ciao ciao!